quanto sono belli i survival, la sensazione di poter sopravvivere a tutto, ma anche proprio il piacere di esplorare e scoprire cose nuove continuamente. Questo in Subnautica di certo non ti mancherà. Oggi ti parlo di Subnautica, un videogioco che ho davvero amato. Non è una vera e propria recensione, non è per niente tecnica, ti parlerò delle cose che mi sono piaciute di più e del perché dovresti giocarci, quali sono i punti forti, ma soprattutto di quello che il gioco ti trasmette, insomma una cosa un po' più introspettiva, un po' più focalizzata sulla crescita personale e sulle emozioni. Subnautica è un bel survival che, come molti survival, ha bisogno di essere capito per essere apprezzato. All'inizio, infatti, come in tutti i survival, sarai a costante rischio di vita, ma man mano che capirai le meccaniche il rischio calerà e riuscirai a goderti un po' di più il gioco, l'atmosfera e il mondo. L'ambientazione è davvero bellissima, sei in questo mondo praticamente totalmente subacqueo in cui imparerai a riconoscere la flora, la fauna, assaggiarla, capire cosa evitare, capire che cosa sfruttare. Insomma, adesso ti parlo dei punti forti del gioco e del perché secondo me dovresti provare a giocarlo. Ovviamente se ti piacciono i survival. Ciao, io sono Manuela e questa è Guida Strategica. Se sei un gamer o un amante degli anime, iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per attivare le notifiche, perché qui ti parlerò sempre di crescita personale spiegata attraverso i videogiochi o gli anime. Il primo punto forte di Subnautica è la possibilità di abbracciare l'ignoto. Allora, tutta questa cosa poetica per dire che l'esplorazione è un punto principale in questo videogioco. Questo videogioco si basa sull'esplorazione, sulla sperimentazione e sul costruire cose. Il tutto senza una mappa. Diciamo che in questo mondo dove molte routine ormai sono predefinite e abbiamo basato molto sull'automazione, ci è stata tolta un po' l'emozione di scoprire qualcosa di nuovo. E Subnautica ti restituisce questa opportunità. Non solo sei in un mondo alieno, ma sei pure sempre sott'acqua, o comunque quasi sempre. Questo ti dà modo di godere di un po' di lentezza e di esplorare con tutta la calma che vuoi. Ed esplorare non solamente il mondo di gioco, ma anche il tuo rapporto con l'ignoto. Per buona parte del gioco ho pensato che il non avere una mappa fosse un grande difetto, però poi andando avanti ho capito la scelta degli sviluppatori e ho capito che questo è proprio uno dei punti forti. Infatti è proprio il fatto di poter esplorare liberamente, senza avere una mappa che ti fa da supporto e che puoi consultare in qualsiasi momento per capire dove sei, che ti dà quel senso di libera esplorazione. Ti permette di abbracciare l'ignoto con coraggio e con curiosità. Ogni volta che uscirai dal tuo rifugio e inizierai ad esplorare, a volte di giorno, a volte di notte, a volte in zone totalmente buie, inizierai a sforzarti di capire dove sei e inizierai anche a stare più attento al panorama circostante, a cercare di trovare dei punti di riferimento. Alla fine la mappa non è così grande, sono circa 2 km di cratere vulcanico in cui puoi muoverti. Quindi a forza di andare avanti e indietro, cercare risorse che si trovano solo in alcuni punti specifici e esplorare per cercare anche gli obiettivi di gioco, imparerai a conoscere la mappa e ti diventerà familiare. E non è così anche nella nostra vita? Nessuno ci dà una guida per il mondo, nessuno ci dà una mappa di noi stessi. Siamo noi a doverci sforzare di esplorare e scoprire cose di noi. All'inizio tutto sarà ignoto, ma sarà proprio facendo nuove esperienze, uscendo dalla zona di comfort, che impareremo a familiarizzare con quell'ignoto e a conoscere noi stessi. Ecco, una volta che hai familiarizzato con l'ignoto, che hai imparato ad esplorare, un'altra cosa preziosissima che ti offre Subnautica è proprio il piacere della scoperta. Se ti piacciono i survival, se ne hai già provato qualcuno, le meccaniche che troverai in Subnautica sono quelle che trovi anche negli altri survival. Alla fine quello che andrai a fare sarà raccogliere materiali, cercarli, craftarli, costruire basi, costruire altra roba, continuare a sperimentare per vedere cos'altro puoi costruire. E in Subnautica scannerizzi anche i vari materiali che trovi e i vari esseri che trovi in giro per capire qualcosa su di loro e vai a cercare i vari blueprint e fabbricherai cose. Vabbè, alla fine è pure semplice crafting, quindi perché stupirci?
Perché Subnautica incentiva l'esplorazione? Beh, intanto perché è l'unico modo per conoscere la mappa, ma poi perché quando avrai l'impressione comunque di averla vista tutta, di aver visto tutto quello che c'era da vedere, ti imbatterai in una nuova caverna, ti imbatterai in una nuova zona e in nuove cose da scoprire. È emozionante, è un viaggio continuo, una continua scoperta, una sperimentazione. C'è sempre qualcosa di nuovo e c'è qualcosa che ti smuove qualcosa dentro. E noi questo piacere andiamo a cercarlo nei videogiochi, dimenticandoci che la stessa sensazione potremmo trovarla anche nel nostro mondo fisico. Se affrontassimo il mondo esterno con lo stesso atteggiamento mentale che usiamo per esplorare le mappe nei survival, ci renderemmo conto che anche qui fuori c'è tanto da vedere, c'è tanto da scoprire e c'è tanto di cui godere. Lo so, suona un po' come un discorso da hippie, però prova a sforzarti di vedere la somiglianza che c'è tra l'esplorare un mondo alieno in una Subnautica e il prendere e andare a fare una passeggiata nei boschi, osservando con la stessa attitudine la flora e la fauna che trovi lì. I videogiochi survival sono quasi sempre costruiti in ambienti naturali e questo va a stimolare il tuo naturale istinto e il tuo naturale piacere per la scoperta. Quello che ti invito a fare è, la prossima volta che ti trovi a fare una grigliata, visto che è tempo di grigliate, o comunque con amici in un ambiente naturale, di andare a rispolverare questo istinto e guardarti intorno e ritrovare il piacere della scoperta e dell'esplorazione, proprio come faresti in un videogioco survival. Insomma, riscoprire il tuo naturale piacere nel voler scoprire che cosa c'è nei dintorni. Bene, adesso finito il momento hippie, passiamo a qualcosa di più serio. Perché sì, Subnautica è esplorazione, Subnautica è costruire, vedere cose nuove, guardare i pesci, ma non è solo questo. Al di là del boomerang che vuoi catturarti a mano e mangiarti anche crudo, e al di là del pesciolino rosa tutto gonfio che non sai bene a che cosa serva, ci sono anche leviatani spietati, varper bastardi e altre creature marine che possono potenzialmente ucciderti. E che spesso lo faranno. Poi c'è la fame, la sete, il bisogno di ossigeno durante le immersioni, insomma ci saranno tantissimi momenti in cui ti ritroverai ad affrontare una situazione veramente critica. A volte ce la farai e a volte no. Allo stesso modo nella vita ci sono situazioni piacevoli e ci sono situazioni che ci mettono in difficoltà. E proprio come in Subnautica, ogni volta che sarai costretto ad affrontare un problema, imparerai come gestirlo. Sei morto annegato? Imparerai a controllare meglio i tuoi livelli di ossigeno. Delle creature ti attaccano? Imparerai a riconoscere i pesci che puoi mangiare, i pesci innocui, da quelli che invece sono lì per massacrarti. Muori di fame o di sete? Ti abituerai a fare una buona scorta prima di lasciare il tuo rifugio sicuro. Insomma, pian piano imparerai a padroneggiare tutte le problematiche, tutte le situazioni di crisi e tutto ciò che all'inizio ti faceva morire facilmente diventerà una sfida interessante e a volte anche facile da superare. È questo il bello del survival, ti dà l'impressione di poter essere in grado di affrontare qualsiasi cosa. Ogni difficoltà ti rende più attento, più resiliente, più consapevole, più preparato. E noi gamer passiamo svariate ore al giorno a risolvere problemi e superare criticità. Ed è proprio questo che ci rende degli ottimi problem solver. Ok, adesso passiamo un attimo alla lore. Non ti farò nessuno spoiler anche perché, anche volendo, la storia è davvero complessa da spiegare, è una cosa che va vissuta. La missione in Subnautica comunque è molto chiara e semplice. Trova altri sopravvissuti e lascia il pianeta. Questo è tutto ciò che devi fare e all'apparenza è semplicissimo. È poi l'applicazione che è complicata. Nessuno ti prende per mano, ti guida, ti consiglia, ti dice che cosa devi fare in quel momento. Il tuo hub ogni tanto ti darà delle informazioni quando entrerai in una nuova area, dicendoti ehi, guarda, sei arrivato qua, allora ti dico questa cosa di questo luogo. Quindi man mano che ti imbatterai nelle nuove cose avrai qualche informazione in più, ma sarai sempre tu a dover scegliere che cosa fare e a capire come interpretare quelle informazioni e capire più che altro che cosa fartene. Esplorando ti imbatterai in tracce, ricordi, indizi che ti permetteranno di ricostruire la storia di quello che è successo prima di te o quello che comunque è successo.
E questo in realtà non è neanche detto, nel senso che dipende da quanta esplorazione farai e quanti indizi troverai. In ogni caso sarai sempre tu a decidere che cosa fare di quelle informazioni e sarai sempre tu a decidere come procedere. Quello che ti posso dire però è che riuscire a comprendere la natura di Subnautica, riuscire a comprendere la storia, ti aiuterà a comprendere anche qualcosa sulla natura umana. La varietà di Subnautica, con tante creature, tanta natura, tante zone diverse, ti spingerà a chiederti anche che cosa c'è diverso in te, che cos'è che ti caratterizza. Ti spingerà ad esplorare la tua diversità e capire cosa rende unico te. Insomma, ogni volta che userai lo scanner, pian piano inizierai a chiederti: che cosa direbbe questo scanner se scannerizzasse me? E basta, adesso ti lascio con questi pensieri. Fammi sapere che cosa ne pensi, se ci hai giocato e se anche in te ha scatenato questa miriade di riflessioni sulla vita umana e sulla natura di te stesso e delle persone. Io mi fermo qui, se il video ti è piaciuto metti un mi piace, se conosci qualche altro gamer appassionato di survival che non conosce Subnautica, magari condividilo con lui e consigliaglielo, ma soprattutto iscriviti al canale e clicca sulla campanellina per non perderti i nuovi video e rendere la tua vita migliore grazie alle tue passioni.